Buonasera e ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo format di cui la redazione di GED ha deciso di dotarsi. In realtà è un nuovo strumento di indagine del quale tutti noi speriamo possiate giovare in molti. Dopo alcune discussioni abbiamo deciso di inserire qui in questo progetto redazionale sul Medio Oriente di enorme respiro questo nuovo format. Si tratta, come vedrete, di mini puntate flash. Lasciatemi la licenza poetica, normalmente si parla di succo del discorso, nocciolo del discorso, diciamo che qui stiamo addirittura parlando del succo del nocciolo del discorso. Saranno puntate mirate, ultrasintetiche, per iniziare a delineare sia personalità che eventi necessari per cominciare ad avere una visione globale d'insieme sulla questione medio orientale. Il nome che abbiamo scelto per questo format è eloquente, Abakiskoi. In greco significa tessera. Tessera intesa come tassello del mosaico. Ed è proprio questo lo scopo di questo format, fornire dei piccoli tasselli, perché presi singolarmente varranno per quel che varranno, ma che permetteranno nel lungo periodo di mettere a fuoco nello spazio e nel tempo personalità, eventi, ideologie inerenti alla questione medio orientale. Volendo scomodare la Gestalt psicologie, diremo che il tutto è in più dell'insieme delle singole parti, ed è proprio questo il senso di questo formato, di questo format, che affiancherà ed integrerà tutto il resto del lavoro che la redazione sta sviluppando. Come vedrete, tratteremo brevemente la biografia, la formazione, useremo le parole direttamente dei protagonisti per inquadrare al meglio le personalità di cui andremo a trattare. Questa sera quindi inizieremo con due personalità assolutamente attuali e presenti nelle cronache giornaliere, e sono Hassan Nasrallah e Benjamin Netanyahu. Come vedrete saranno puntate veramente brevi, 5, 6, 7 minuti al massimo, su cui baseremo poi degli approfondimenti e delle monografie mirate. Bene, quindi iniziamo subito, come abbiamo detto, Hassan Nasrallah. Conosciuto ai più come il leader di Hezbollah, ripercorriamo brevemente oggi la sua storia fino ai giorni nostri, dalla sua nascita ai giorni nostri. La sua storia personale è avvolta in un manto di segretezza, vuoi per motivi di sicurezza o forse per le sue umili origini. Nasrallah nasce a Beirut il 30 agosto del 1960, precisamente a Burj Hammoud, un sobborgo a est di Beirut. È figlio di un fruttivendolo che cercava di sopravvivere all'epoca, come la stragrande maggioranza della popolazione di fede sciita in Libano. Fede sciita ereditata dall'area di origine della sua famiglia, cioè un piccolo villaggio vicino a Tiro. Siamo quindi nel sud del Libano, zona a netta maggioranza sciita. E difatti a Tiro tornerà con la famiglia nel 75, anno dello scoppio della guerra civile in Libano. Proprio la concentrazione di fedeli sciiti in quella specifica area permette alla famiglia una maggiore protezione, e proprio a Tiro Nasrallah conclude le scuole superiori. È di quegli anni la sua iscrizione al movimento Amal, guidato da Musa al-Sadr, che qui vedete in foto, che cerca di non entrare direttamente nel conflitto, ma mantiene comunque attive alcune formazioni paramilitari. Verso la fine degli anni 70, Nasrallah inizia la sua formazione in ambito religioso. Viene a contatto con Al-Gharawi, che è una personalità fondamentale di spicco nell'alveo, nell'ambiente sciita, e che lo indirizza all'Asba di Najaf, capitale dello sciismo iracheno e città santa per tutti gli sciiti. Si trasferisce quindi in Iraq e lì vi rimane fino alla salita al potere del partito Ba'ath, che inaugura la stagione politica dominata dal celebre Saddam Hussein, con le conseguenti leggi contro le scuole religiose. Ritorna quindi nella sua terra natale. Nel 1978 il movimento Amal perde in circostanze misteriose il suo leader, appunto abbiamo citato al-Sadr prima, ed è proprio di oggi un articolo sulle condizioni di detenzione di uno dei figli di Gheddafi che è stato accusato dell'assassinio di al-Sadr in Libia, sì, che fra l'altro all'epoca aveva 4-5 anni, quindi
c'è questa questione irrisolta tra la Libia e il Libano proprio dei giorni nostri. Stavamo parlando del movimento Amal. Il movimento si dirige inevitabilmente verso la scissione. Questo è il primo passo verso la nascita di Hezbollah. La contemporanea rivoluzione iraniana, con l'ascesa del teologo giurista Khomeini, l'Ayatollah, porta finanziamenti e sostegno al neonato movimento in virtù della sua fondamentale vocazione sciita. La formazione religiosa di Nasrallah lo porta ad essere immediatamente una delle figure di riferimento predestinate e nel 1987, come consacrazione, viene eletto capo esecutivo del movimento. Nel 1989 si reca a Qom, altra città simbolo per lo sciismo, per terminare i suoi studi religiosi. Rientra in Libano dopo gli accordi di Taif del 90, formalmente, non concretamente, conclusa la guerra civile libanese. In questo momento Nasrallah deve reggere politicamente Hezbollah nel nuovo corso. Nel 1992 viene eletto segretario generale di Hezbollah, porta il movimento in Parlamento e alle municipali. Nel 1998 vince quasi metà dei consigli degli insediamenti sciiti, incluso il sobborgo meridionale di Beirut. Duplice era il suo approccio: protezione della libertà sull'intera società, popolazione libanese e la ricerca dell'assoluta giustizia sociale. Sotto la sua guida, tra il 2000 e il 2006, Hezbollah costruisce infrastrutture militari, caserme, posa le mine e dal 2004 intensifica gli attacchi, chiaramente contro Israele. Fu dalle parole di Nasrallah stesso che prese il nome dell'offensiva lanciata il luglio 2006, l'operazione Promessa Sincera, alludendo alla volontà di sequestro di militari israeliani espressa appunto da Nasrallah. Il 14 agosto seguente, dopo il cessato fuoco, dichiara di non essere assolutamente d'accordo con il disarmo del movimento, che si è dimostrato più forte dell'esercito regolare stesso libanese. Ad oggi è considerato come uno dei principali motori del progetto della cosiddetta mezzaluna sciita, la cui ideazione riconduce a quel Soleimani che qui vedete in foto, ucciso nel 2020 da un raid USA in Iraq. Nel discorso post-ottobre 2023, stiamo parlando quindi dell'attacco di Hamas recente che ha scatenato il conflitto di oggi, dei nostri giorni, quindi è il 3 novembre 2023, chiede la fine dell'occupazione israeliana e proclama la prosecuzione della guerra di logoramento sul confine israelo-libanese. È sposato, ha avuto 5 figli. Il maggiore, che qui vedete in foto, Mohammad Hadi, è stato ucciso nel sud del Libano in un conflitto a fuoco con forze israeliane nel 1997. Come abbiamo anticipato prima, concluderemo ogni singola tessera del mosaico con le parole, direttamente con le parole dei protagonisti. L'élite è costituita dagli uomini di religione, dai leader politici, dagli addetti ai media e alla stampa e dagli insegnanti. Tutti possono capire la verità e sapere cosa è giusto. Questi hanno la responsabilità di mostrare questo diritto e questa verità al popolo. Non devono rimanere in silenzio, è responsabilità delle persone cercare il bene e la verità. Come mi ascoltano ora, non dovrebbero accettare tutto ciò che dico. Anche le masse di Hezbollah e della resistenza non dovrebbero farla. Dimenticate qual è la mia fede e qual è la vostra. Ascoltate quello che dico e vedete quello che faccio. Ascoltate quello che dicono gli altri e vedete quello che fanno e poi decidete. Come seconda citazione abbiamo scelto questa, in cui dice: non c'è soluzione al conflitto in questa regione se non con la scomparsa di Israele. E come terza ed ultima citazione: sono contrario a qualsiasi riconciliazione con Israele, non riconosco nemmeno la presenza di uno Stato che si chiama Israele, considero la sua presenza ingiusta e illegale. Ecco, abbiamo quindi concluso questo volo d'uccello sul segretario e volto famoso di Hezbollah, ed ora parliamo di Netanyahu. Anche lui alla ribalta delle cronache, visto le decisioni prese post-ottobre 2023, e ovviamente è una personalità fondamentale per comprendere appieno il conflitto sia attuale ma anche che si è avuto negli ultimi decenni. In particolare, per comprendere appieno la visione della società di Israele e del conflitto tra gli arabi e gli israeliani che ha
Benjamin Netanyahu, dobbiamo assolutamente spendere 2 parole sulle sue origini familiari, che sono di fondamentale importanza per comprendere. I Netanyahu arrivano in Medio Oriente nel 1920, quando il nonno di Netanyahu sbarca in Palestina. Si tratta di un ebreo bielorusso, il cui cognome è Mileikowski. Il cognome Netanyahu viene preso proprio nel momento dell'arrivo in Palestina. Nathan, che qui vedete in foto, è un sionista revisionista. Cosa significa? Significa che, a differenza della corrente maggioritaria sionista, non concede nessun compromesso sui confini. Infatti si parla addirittura di estendere lo Stato di Israele, non ancora nato, ma l'idea dello Stato di Israele anche alla Giordania, e si stacca in maniera netta da tutte le visioni socialiste del sionismo, anzi al contrario si dichiara nazionalista e anticomunista. Il figlio di Nathan, quindi il padre di Netanyahu, che qui vedete in foto, di cui in questa foto vengono ritratti insieme, Ben-Zion, si allinea alle idee del padre e diventa addirittura segretario di Vladimir Jabotinsky, quel Jabotinsky, padre della destra sionista e fondatore della Legione ebraica. Nel 1949, un anno dopo, quindi la celebre proclamazione di Ben Gurion della nascita dello Stato di Israele, nasce Netanyahu. È il 21 ottobre del 1949 e nasce a Tel Aviv. Nel 1956 la famiglia si trasferisce negli Stati Uniti, Netanyahu poi studierà all'MIT di Boston, ed è in quegli anni, tra gli studi negli Stati Uniti e i ritorni in Israele, perché comunque lui ha sempre lavorato nei kibbutz, in quegli anni si forma la sua idea politica e sociale, ricalcante in buona parte, quella dei suoi avi, assolutamente contrario al socialismo e idolatrante. Si aggiunge appunto questa idolatria per il libero mercato di stampo statunitense. Nel 1967 scoppia la guerra dei 6 giorni. Netanyahu ha 18 anni e si arruola nelle forze armate israeliane. Nel 1973 scoppia la guerra dello Yom Kippur. Netanyahu combatte nella controffensiva sul canale di Suez e addirittura rischia di annegare nel tentativo di sfuggire ai colpi dei nemici. Finita la guerra ritorna negli Stati Uniti e viene sostituito nelle forze speciali dal fratello maggiore, che qui vedete in foto, Jonathan, soprannominato Yoni. Nel 76 avviene probabilmente ciò che segnerà in modo indelebile sia la mente che la visione sulla situazione medio orientale da parte di Bibi. Nell'operazione Fulmine, un'operazione svolta dai corpi speciali israeliani, muore il fratello Johnny. Si trattava di un aereo partito da Tel Aviv, dirottato da terroristi palestinesi in Uganda, e nel tentativo di liberare i 103 ostaggi, mi sembra, muore un soldato, e quel soldato è appunto il fratello di Netanyahu. Da quel momento Netanyahu fonda una fondazione a nome di Netanyahu, di Yoni Netanyahu, e da lì inizia a parlare di terrorismo palestinese. Nel 1984 viene nominato rappresentante permanente all'ONU e nel 1988 entra nel Likud, il partito di destra israeliano. Politicamente il Likud lo possiamo inquadrare come la continuazione di quel revisionismo di cui il nonno Nathan si fece portatore e portavoce. Nel 1993 diventa il leader del Likud. Nel 1996 vince le elezioni proprio contro il laburista Peres, che qui vedete in foto, che aveva preso al posto di Rabin, dell'assassinato Rabin. Inizialmente era dato per sfavorito di quasi 30 punti percentuali. Netanyahu imposta una campagna elettorale incentrata sulla necessità di fermare gli attacchi terroristici, e questa necessità era delegata all'ANP. Lo slogan di Netanyahu fu Netanyahu per costruire una pace sicura. Proprio in quell'anno, quindi siamo nel 1996, nel marzo,
probabilmente accade ciò che fece perdere in realtà le elezioni a Peres. Due distinti attacchi terroristici palestinesi causarono più di 30 morti in Israele. Di ciò venne ritenuto assolutamente responsabile Peres e quindi di conseguenza ritenuto dall'elettorato assolutamente incapace di contenere il terrorismo di stampo palestinese. Nel 99 il suo governo, il governo di Netanyahu, questo primo governo, quindi del 96 al 99, nel 99 deve chiedere elezioni anticipate a causa di un'inchiesta che lo accusava di corruzione. Per un periodo dopo questa inchiesta si ritira dalla vita politica e ne rientra nel 2002. Nel 2009 alle elezioni il Likud, sempre guidato da Netanyahu, non ottiene la maggioranza, ottenuta invece di un soffio del partito Kadima, ma grazie a un accordo post-elettorale con un altro partito di destra riesce a creare un esecutivo e diventa nuovamente primo ministro. Da ricordare sotto questo secondo mandato l'operazione Margine di protezione nell'estate del 2014 contro le forze di Hamas nella striscia di Gaza. L'anno seguente, altre elezioni anticipate, contro ogni previsione il Likud si riconferma partito di maggioranza, pur stringendo alleanze con partiti ultra-ortodossi e di estrema destra. A partire dal 2019, complice anche la pandemia di Covid, la situazione politica vede Netanyahu ministro ad interim in alternanza con Gantz, e nel 2020 ricordiamo la firma degli accordi di Abramo. Attualmente, come sappiamo dalla cronaca, è a capo del governo, eletto a fine 2022, si è sposato ben 3 volte, ha avuto 3 figli, di cui uno con la prima moglie e 2 con l'ultima. Come per Nasrallah concludiamo con 3 citazioni che abbiamo selezionato. Se gli arabi rinunciassero alle armi oggi, non ci sarebbe più violenza. Se gli ebrei rinunciassero alle armi oggi, non ci sarebbe più Israele. La nostra politica è molto semplice. Lo Stato ebraico è stato istituito per difendere la vita degli ebrei e abbiamo sempre riservato il diritto di difenderci. Gerusalemme è la capitale di Israele e non sarà mai divisa, rimarrà la capitale dello Stato Israele, la capitale del popolo ebraico per i secoli dei secoli. Bene, abbiamo finito quindi questa prima doppia puntata per quanto riguarda gli Evachiscoi. Io vi ringrazio, sia a nome personale che a nome di tutta la redazione di GED. Speriamo che questo nuovo formato sia utile e chiaramente questi saranno dei punti di partenza per sviluppi e approfondimenti mirati a cui dedicheremo delle puntate ad hoc. Buona serata e a presto.